Salve a tutti, io sono il maestro Enrico Randi e questo che avete appena visto è il movimento numero 7 della forma Dao Qilong, che vuol dire cavalcare il drago, che ho autocomposto estraendo i movimenti dalla Lao Jia Lu. Questo movimento Xie questo movimento, il numero 7, si chiama Xie, che vuol dire praticamente posizione obliqua, e praticamente è un movimento in cui sono inclusi molti fattori, come del resto la maggior parte dei movimenti, ed è un movimento, direi, lo classificherei come difficile. Quindi ripartiamo dall'ultimo movimento che abbiamo visto nell'ultimo video, Bai Ke Liang Zi. Ok, qui c'è questo cerchio, è un cerchio piccolo in realtà, e si ottiene tramite la corrispondenza fra la spalla e l'anca. Cioè, come per esempio quando facciamo, come abbiamo visto nella spiegazione del movimento Dambien, che io faccio questo, quando mi sposto, che faccio il Chansi sotto, non si muove il braccio in questo modo, perché c'è il collegamento fra l'anca e la spalla, no? Spalla chiude, anca chiude, poi spalla, anca apre, la spalla apre. Questo movimento di chiusura, di apertura e di chiusura sincronizzato, cioè che lavora insieme, fa sì che ci sia appunto questo cerchio. Non è fatto col braccio o con la mano, ma è fatto col corpo, no? Chiudo, apro, chiudo. La seconda volta che c'è questa chiusura, la mano si mette in posizione di presa. Tutte le volte che in una forma del Tai Chi, specialmente lo stile Chen, vedo una mano in questa posizione, sta a simboleggiare la presa. Ok, quindi posizione di presa. Ecco, la seconda volta, quando vengo giù con questa mano, apro verso destra. Quando apro verso destra, il piede va su e il corpo mi gira 45 gradi verso destra. Stiamo attenti a non aprire troppo, perché sennò quando apro troppo, quando faccio il passo per avere i piedi paralleli, sono dritti e quindi non ho stabilità, e poi quando mi giro in avanti non ce la faccio. Quindi apertura a 45 gradi, non oltre 45 gradi. Ok, adesso questa mano torna su e c'ho questo accennato A mentre porto il peso. Ok, qui quando alzo l'altra gamba, come in tutte le volte che c'è questo tipo di movimento, le mani si spostano leggermente verso l'indietro e la testa guarda avanti, perché è quella la direzione del prossimo passo. Cioè io non posso fare un passo così, io devo prima girarmi verso l'avanti. Ok? Mi giro verso l'avanti, poi faccio il passo tocca sempre col tallone e il peso rimane sempre dietro. Ecco, poi qui c'è l'Ie, una mano va su, una mano va giù. Ok, poi a questo punto vado e c'è sempre il Chansi. Qui lo spostamento del peso è sempre uguale, però questa volta invece che farlo mantenendo il corpo dritto, lo faccio piegando il corpo. Quando faccio questo, e questa è una delle parti più difficili, è che vado così e ho praticamente una riga dritta fra il corpo e la gamba, cioè non è così. Qui c'è la curva, o così, c'è anche qui la curva, è una linea dritta, boom, sto colpendo con la spalla, poi giro, ecco qui il colpo è già finito, ok, adesso quando passa di fronte alla gamba davanti, la mano si chiude e il corpo si addrizza. Mi trovo in questo momento con questa posizione, il peso in avanti,
mano uncino e la mano aperta davanti. Siccome che questo è un movimento abbastanza complicato, difficile, anche nella spiegazione, farò parte 1 e parte 2. Qui siamo arrivati alla fine della prima parte, non dimenticate di cliccare mi piace e di iscrivervi al canale dell'associazione per rimanere aggiornati sugli ultimi contenuti. Grazie a tutti.